Ragazzi, ma quante volte vi è capitata questa situazione? Oggi mi metto al pianoforte e scrivo un pezzo. No, oggi no. E questa invece? Dottore, non ce la faccio. Non ce la faccio più a scrivere. 2 giorni che non riesco a scrivere una nota. Ma guarda, secondo me sento perché abbiamo bottiglia. Credo che una situazione del genere sia capitata più o meno a chiunque di voi che si dedica al comporre musica, dalla canzone pop al pezzo per orchestra. Per chi non mi conosce, sono Alessio Manega, compositore e chitarrista elettrico. E prima di dimenticartene, ricordati di iscriverti al canale per non perderti le prossime lezioni. Quante volte ci siamo trovati di fronte a un foglio bianco senza sapere cosa scrivere? È una situazione frustrante che causa stress, rabbia e tutta una serie di altre conseguenze. Ci si sente come se si avesse sbagliato qualcosa, che non sia il lavoro, adatto a noi. Ma oggi, ragazzi, vi darò dei consigli su come non cadere nel blocco dello scrittore. Primo punto, scrivere con costanza. Ricordati che scrivere è come fare sport. Più lo pratichi e più diventi bravo. Più si scrive e più idee nascono. Se ci fai caso, i grandi strumentisti si esercitano tutti i giorni. Quindi perché il compositore non dovrebbe fare altrettanto per mantenere viva la sua vena creativa? Ogni giorno cerca di buttare giù delle idee. Oppure se quel giorno non ti vengono, cerca di proseguire con quelle dei giorni precedenti. Non aspettare la cosiddetta ispirazione, che magicamente da un momento all'altro ti si para davanti con l'idea geniale. Scrivendo 2 pezzi all'anno difficilmente svilupperai una pratica e un'abilità ben rodata e sistematica. Passiamo al secondo punto. Ascolta musica. Se quel giorno o quei giorni non riesci proprio a scrivere nulla, fermati, metti da parte il lavoro e inizia ad ascoltare musica. Quella che più ti piace o che reputi come fonte di ispirazione, per esempio. Che sia un CD o un concerto dal vivo, vedrai che inizierai a fantasticare con la tua mente e con la tua fantasia, quindi una volta tornato a casa, in teoria qualche idea musicale te la sei fatta. Passiamo poi al terzo punto, suona e studia la musica altrui. Suonando la musica altrui ti possono venire delle idee, suona i brani che già conosci oppure inizia a studiarne anche di nuovi. A volte una sequenza di accordi o un frammento melodico ti possono essere di spunto per creare un nuovo lavoro. Fai come i jazzisti del passato che prendevano una melodia e una sequenza di accordi e la stravolgevano e scrivevano un pezzo nuovo. Altro trucco è l'improvvisazione libera. Prendi il tuo strumento e inizia a improvvisare, non importa cosa tu stia suonando, lascia che siano le tue mani e il tuo orecchio a guidarti, perché ricordati che il più delle volte dalle improvvisazioni nascono delle ottime idee, fidati che è testato. Quarto consiglio, prenditi dei momenti di svago, cerca un'attività ricreativa stimolante, vai al mare, al lago, in montagna, in un museo, tutti quei luoghi che ti rilassano ma che allo stesso tempo ti potrebbero dare degli spunti e delle idee musicali. Sono luoghi che ti rigenerano sia mentalmente che anche fisicamente e sicuramente una volta tornato a casa qualche idea musicale te la sei fatta. Quinto suggerimento, lavora a più pezzi contemporaneamente. Lavorando a più brani nello stesso periodo potrai mantenere la tua vena creativa sempre attiva, perché se non ti viene in mente nulla su un pezzo, magari nell'altro hai già delle idee su come proseguire. Inoltre ricordati che quando stacchi da un lavoro, cerca sempre di lasciare spazio a delle idee per il giorno dopo.
Sesto consiglio: avere un metodo. Chi scrive tanto conosce dei sistemi di lavoro e delle tecniche di scrittura ben precise. Se quel giorno sei a corto di idee, puoi sempre ricorrere a dei trucchi del mestiere che ti permettono di creare delle idee iniziali per poi proseguire con la scrittura del pezzo. Sono dei sistemi molto semplici ma che ti permettono di sviluppare delle idee in poco tempo, perché ricordati che più si scrive e più si padroneggiano questi trucchi del mestiere. Settimo punto: datti delle scadenze. Per il 20 settembre voglio finire quel lavoro. Il più delle volte chi è sotto pressione e ha delle scadenze da rispettare lavora meglio, perché sa che non deve perdere tempo, perché deve portare a termine il lavoro per quella data precisa. Deve dare il meglio di sé nel poco tempo che ha a disposizione, altrimenti, siccome noi di natura siamo molto pigri, cadiamo nel vabbè, lo faccio domani, ma tanto c'è tanto tempo per scrivere. Adesso con questi consigli non hai più scuse nel dire sto aspettando l'ispirazione, ho scoperto un software che scrive i pezzi lui, quindi posso anche fare a meno di lavorare. Banane! Come hai notato, più variegata è la tua attività artistica, più stimoli musicali ricevi. Quindi suona, ascolta, studia e svagati. Spero di averti dato degli ottimi consigli per non cadere nel blocco dello scrittore e per mantenere la tua vena creativa sempre attiva. Faccio anche delle ottime rime, cavolo. Ricordati inoltre di iscriverti al canale, di lasciare un commento se qualcosa non ti è stato chiaro, di mettere un like se il video è stato di tuo gradimento, altrimenti il blocco dello scrittore ti perseguiterà a vita. Bounce for the crown, you be hating and I still hold it down when you round, man, the girls never lounge.